Alzino la mano quelli che amano le macchine da corsa o Budapest. Sigla! Ero molto indeciso riguardo all'argomento di oggi, perché finalmente avevo un lavoro all'estero e pochissimo tempo per lavorare a questa puntata. Pur avendo avuto la fortuna di collaborare a lavori estremamente gratificanti come questi, nelle ultime settimane non ero più uscito dall'Italia. L'ultima volta era stata in Portogallo con Emanuele, amico di Mille Avventure, col quale, come vedete, non ci siamo fatti mancare grandi momenti di estrema serietà e sobrietà. A causa dell'emergenza Covid, molti eventi sono saltati e altri hanno tuttora delle grosse limitazioni riguardo alla presenza di pubblico e di media sul campo. Quindi purtroppo non sono potuto essere a Misano a seguire il GT World Challenge come ho fatto in tutto il 2019 insieme al Creative Studio. È molto difficile riuscire a capire quello che succederà nei prossimi mesi, sia per l'organizzazione di grandi eventi, sia per la presenza di noi fotografi che ruotiamo attorno agli stessi. Ma intanto in Ungheria si riparte per la prima tappa del GT Open, a Budapest, sul circuito dell'Hungaro Ring, e io accetto l'invito di Andrea, che mi chiede di andare ad aiutarlo per la copertura dell'evento. Poi, pur avendo viaggiato molto, non sono mai stato a Budapest e questo è un piccolo valore aggiunto. Partenza ore 6 del mercoledì. Si va in macchina perché purtroppo in questo momento l'aereo è una materia un po' difficile, sia per la possibile cancellazione dei biglietti, sia per le limitazioni nelle dimensioni del bagaglio. Siccome sono un fanatico riguardo alla scelta della focale giusta per scattare, cerco di non risparmiare mai sulle lenti da portare. Ragione per cui, oltre ai miei corpi A7R3 e A7 Sony, avevo con me un 15F2, un 24-72-8, un 35-1.4, un 85-1.8 e un 135-1.8. 14 ore siamo a Budapest, attraversando la Slovenia. 2 di queste ore le trascorriamo costeggiando il lago Balaton, che quando ero piccolo pensavo fosse un nome di fantasia. Normalmente quando arrivi sul posto per un lavoro di questo tipo, devi espletare delle operazioni di rito, che sono il ritirare il pass, la pettorina. Diciamo che come media ufficiali potevamo fare un pochino tutto, tranne entrare direttamente in pista durante la gara con lo scooter, ovviamente. Il primo tramonto che ci ha accolto a Budapest era di questo tipo e noi non potevamo non fermarci in mezzo a una rotonda per immortalarlo. Giovedì mattina si comincia con il lavoro vero e proprio. Andrea va a scattare a bordo pista, mentre io mi devo occupare della pit lane. Anche se le macchine vanno un pochino più piano, vi assicuro che bisogna stare molto attenti. Ad esempio, scontrarsi con una Bentley, anche parcheggiata, non è molto piacevole. Per avere conferme mando un messaggio ad Andrea per capire come muovermi. Ale, ma te l'ho detto, tutte le macchine, di tutte le categorie, tutte le macchine e tutti i piloti. Ma come tutti? La settimana finirà così, con quasi 80 km percorsi a piedi e 1 chilo perso. Quindi se avete bisogno di perdere peso, sappiate che questo è il lavoro che fa per voi. Quello che raramente si percepisce è che oltre ad avere una buona preparazione fotografica è necessario avere anche delle buone gambe. Seguire la preparazione dei piloti in un'area molto ampia come quella dei box è un'impresa per maratoneti. Spesso mi viene chiesto come si svolge un weekend di gara. Ci sono sempre prove libere, qualifiche e gara. In questo caso, dopo una lunghissima pausa, ci sono 2 giorni di test per poter rodare i motori e togliere la ruggine dai piloti. Negli ultimi 2 giorni la programmazione prevede solo un'ora di pausa tra qualifiche, gara, editing finale e invio delle foto. Un ritmo infernale che credo comunque di aver retto molto bene. Nel mio caso il lavoro è un mix tra fotografia sportiva e reportage. Cogliere sguardi, sorrisi, esultanze, podio, ma anche i passaggi delle macchine, qualche panning sparso e soprattutto la bandiera a scacchi. Onestamente l'arrivo mi mette sempre un pochino di ansia. Comincio a guardarmi attorno per vedere se c'è qualche fotografo pronto a impallarmi, ascolto lo speaker ungherese per capire chi è in testa, ma secondo voi con quel rumore è facile capirlo? Potrei seguire lo streaming della gara sul telefono, ma è sempre leggermente in ritardo e non posso permetterlo. Allora mi fisso sul casotto dei Marshall per vedere quando sono pronti a sbandierare, ma non crediate che lo facciano con grande anticipo. In fin dei conti, la cosa davvero importante è il riuscire a instaurare un rapporto con i piloti, con i meccanici, con i team manager, con l'ufficio stampa,
conoscere bene l'inglese ed evitare di fare sciocchezze. A questo proposito voglio raccontarvi la storia della mascherina. Visto che nel circuito c'era l'obbligo dell'utilizzo della mascherina, ne ho portata una con me. Mentre stavo scattando in uno dei box, mi hanno regalato un'altra mascherina più leggera e più comoda col marchio di uno dei team. Ovviamente non sarà un problema utilizzarla anche negli altri box, vero? Ale, ma sei pazzo? Quelli sono rivali. Strano che non ti ha cacciato dal box. Va bene, alla fine è andata come doveva andare. Sono tornato dimagrito, stanco, ma anche divertito e arricchito come sempre. E siamo riusciti anche a trovare 2 ore per andare a vedere la magnificenza del centro di Budapest. Siamo riusciti a rientrare in sole 11 ore. Io penso che bevendo 2 di queste probabilmente potremmo fare Budapest, Isole Lofoten. Ma sì, la prossima settimana secondo me possiamo andare in Norvegia. Non dimenticate di iscrivervi al canale e grazie come sempre.